Ma davvero pensavi di pulire con la Coca-Cola? Davvero, davvero? Stiamo attenti a quello che guardiamo e leggiamo su internet. Ok, ci sono cascata anche io. Provateli, ma facendo molta attenzione e senza aspettarvi miracoli. Per cui, occhio! E se non vorrete che i vostri bambini scambino il VC per una Coca-Cola, iscrivetevi subito al mio canale. Lasciatemi un bel pollice in su se vi è piaciuto il video. Cerasella Food Blog. Mua, 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 mua. Pulire con la Coca-Cola è assolutamente falso perché contiene una piccolissima percentuale di acido fosforico, insufficiente a igienizzare le superfici, anzi rimarrà uno strato appiccicaticcio, quindi puliamo con i normali detergenti. Utilizzare aceto e bicarbonato insieme come detergente multiuso non va bene perché l'uno annulla le proprietà dell'altro, perché abbiamo un composto acido e un composto basico. Nell'azione combinata dei due detergenti è efficace l'azione effervescente. Che tende a sollevare lo sporco, quindi va benissimo per la pulizia del forno e anche per la pulizia degli scarichi. Ma non come multiuso. Una cosa che ho sempre fatto però sbagliando è spruzzare il detergente e passare subito il panno. Errore! Quindi lasciamo sempre in posa il detergente in modo che possa agire nel modo migliore per cui è stato creato. Impariamo sempre a leggere bene le etichette, rispettiamo sempre tutte le cose che troviamo scritte, altrimenti è meglio non usarlo. Quando finiamo di lavare i piatti con la spugna insaponata, non strizziamola semplicemente e rimettiamola a posto. O peggio ancora la buttiamo così ancora umida nel lavandino e la lasciamo lì. Risciacquiamola bene per eliminare completamente la schiuma perché in questo modo i germi non sopravviveranno in una superficie pulita e asciutta. Mi raccomando, non saltate mai questo passaggio tra un uso e l'altro della spugna. Quanto detersivo usiamo per la lavatrice? Perché siamo convinti che più ne usiamo e più pulito sarà il bucato. No, anzi il contrario, la lavatrice non riuscirà ad eliminarlo tutto con il risciacquo. Lo sporco, invece di finire nello scarico insieme al detersivo, andrà a riposizionarsi sugli indumenti. E anche se profumeranno di pulito, in realtà non lo saranno. Mettiamola ad usare il Vetril e altri detergenti per la pulizia dei vetri per gli schermi. Puliamoli semplicemente con un panno leggermente inumidito. Se sono presenti macchie di unto, una soluzione con metà acqua e metà aceto. E usiamo sempre panni in microfibra. Smettiamola di spolverare dopo che abbiamo pulito i pavimenti. O meglio, puoi farlo, però dovrai ripassare l'aspirapolvere, perché la polvere e lo sporco tendono a scendere dall'alto verso il basso, quindi prima si spolvera e poi si pulisce il pavimento. Smettiamola di pulire con strumenti di pulizia sporchi, perché in questo modo non stiamo facendo altro che aumentare la carica batterica già presente sulle superfici. Quindi laviamo i panni e lo straccio che usiamo per lavare per terra a 60 gradi o in acqua fredda e candeggina. Puliamo la lavatrice e la lavastoviglie regolarmente. Per quanto riguarda l'aspirapolvere, togliamo il sacco quando è pieno. Cambiamo il filtro almeno una volta al mese. Se volete potrei fare un video su come pulire gli strumenti di pulizia, fatemelo sapere scrivendomelo nei commenti. Smettiamola di utilizzare i disinfettanti per pulire. Ne ho già parlato nel video che ti linko in alto a destra, che ti consiglio di guardare se vuoi capire la differenza tra detergente e disinfettante. Per farla breve, usare un disinfettante per pulire una superficie sporca non serve assolutamente a niente. Smettiamola di passare il panno in questo modo. Ma se vorremmo una pulizia più veloce ed efficace, passiamo il panno con un movimento a S. Se vuoi iniziare la giornata nel modo più efficiente possibile, non ti perdere il mio ultimo video. Ti mostrerò come pulire e sistemare la cucina dopo cena in modo semplice e veloce.
e vivi come avresti voluto sempre. Un bacio! Mua!